Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo nuovo tutorial vedremo i metodi di fusione che ormai sono presenti in tutti i programmi di grafica come Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, Affinity Photo. Li troviamo anche in CorelDRAW, ma anche in programmi open source come Inkscape, GIMP e altre web app. In tutti i programmi funzionano allo stesso modo. I metodi di fusione controllano il modo in cui i livelli interagiscono. Li troviamo nel pannello livelli aprendo il menu a tendina in alto. Ne troviamo, come vedete, diversi raggruppati per funzionalità e possono essere applicati a tutti i tipi di livelli di testo, curve o immagine. Esistono diversi metodi di fusione. Oggi ne vedremo 5. I primi 5, il primo gruppo, i metodi utilizzati per scurire. Vediamo quindi il primo metodo. Ho già preparato una tavola da disegno dove ho messo 4 ellissi sovrapposte. Sotto ho posizionato quelle con colori neutri, bianco, grigio e nero. Sopra invece ho disposto l'ellisse arancio. La seleziono e dal menu a tendina imposto il metodo di fusione scurisci. Vedete come i livelli adesso si fondono in maniera completamente diversa. Cambiando tonalità attraverso la ruota dei colori dal pannello, cambia il modo in cui i colori interagiscono. Il risultato che otteniamo dipende dal colore di partenza, dalla sovrapposizione dei colori e dal metodo di fusione utilizzato. Bene, vediamo con la modalità scurisci cosa riusciamo ad ottenere e soprattutto per cosa possiamo utilizzarla. Attivo quindi lo strumento ciambella e ne posiziono una sulla foto. Do un tratto nero, il riempimento lo lascio bianco. Seleziono adesso il livello e cambio metodo di fusione. Da normale lo porto a scurisci e vedete che elimina completamente il bianco. Se inverto i colori fra tratto e riempimento e inserisco ancora scurisci, stavolta nasconde il tratto che è bianco. Ruotando il selettore colore dalla ruota, vedete come i colori continuano ad interagire in maniera completamente diversa. Il metodo di fusione scurisci confronta il colore fra i livelli. I colori che sono più scuri del livello sottostante vengono mantenuti, mentre quelli chiari spariscono. Lo vediamo subito applicando una sfumatura che ho preparato, un gradiente che va dal bianco al nero. La trascino sopra l'immagine e attivo il metodo scurisci. La ruoto, vedete che il nero viene rilasciato, quindi resta visibile, mentre la parte bianca viene nascosta, lasciando trasparire la foto sottostante. Fra poco vi mostrerò un esempio pratico di utilizzo dei metodi abbinati ai gradienti per correggere un'immagine. Al momento vediamo come reagiscono i vari colori. Ho creato e raggruppato 9 quadrati con colori diversi. A sinistra ho inserito i neutri e poi a seguire i colori primari. Trascino quindi il gruppo che forma a sua volta un quadrato, attivo scurisci. Vedete che il nero è visibile, il bianco è scomparso e gli altri colori invece sono meno luminosi, poiché viene sottratta la parte di bianco che contengono. E questa è la proprietà da sfruttare. Ad esempio, prendo questa immagine raster e un JPEG, la trascino e la sovrappongo all'immagine della carta increspata. Applicando il metodo scurisci sparisce lo sfondo bianco e lo sfondo naturalmente non è visibile per l'effetto di fusione applicato, ma c'è ancora. Questa procedura va bene in alcuni contesti, mentre in altri non è proprio la soluzione appropriata. E vi faccio anche vedere il perché. Se ad esempio volessi applicare degli effetti di livello, un effetto rilievo, non sarebbe una soluzione idonea,
poiché l'effetto viene applicato all'intera immagine, non alla sola sagoma che ho ottenuto con la fusione. L'effetto rilievo viene applicato da margine a margine, lo stesso applicando una sfumatura. Vedete che la va ad inserire all'intera immagine nella sua interezza. Volendo posso applicare degli effetti alla sfumatura, però continuo a rilevarla come immagine integra. La ingrandisco fino ai limiti dell'immagine sottostante per ovviare il problema in questo caso. Passiamo al metodo successivo. Moltiplica. Riprendo il gruppo di quadrati, lo trascino sull'immagine e stavolta dalla menu a tendina del pannello livelli imposto moltiplica. Vedete come i colori si intensificano, si può avere l'impressione che siano più saturi, in realtà viene aggiunto del nero, quindi il metodo moltiplica agisce sulla luminosità. I colori base vengono moltiplicati, quindi una sorta di duplicazione. Vi faccio vedere cosa intendo. Duplico questa immagine, seleziono il livello duplicato e applico il metodo di fusione moltiplica e vedete che ha intensificato praticamente i colori. Duplico ancora questo livello a cui ho già applicato il metodo moltiplica e lo trascino sull'immagine della carta increspata. Anche in questo caso ha eliminato le parti più chiare. Vediamo velocemente gli altri 3 metodi di fusione per scurire. Colore brucia. Trascino quindi il quadrato sulla mia immagine, dopodiché lo ridimensiono, lo porto a metà e assegno un colore di riempimento grigio. Il metodo colore brucia scurisce l'immagine aumentando il contrasto quando lo si usa su un grigio al 50%. Applico quindi il metodo brucia e vedete che la zona ricoperta dal rettangolo è molto più contrastata rispetto all'altra. Quindi il metodo colore brucia intensifica i colori scuri creando un effetto drammatico. In pratica scurisce i colori del livello inferiore in base ai valori di colore del livello superiore. Apro quindi il selettore colore e mi sposto lungo il margine sinistro verso il basso, andando a campionare una tonalità di grigio più scura, più vicina al nero. L'immagine vedete che risulta più bruciata. Proviamo anche il quadrato cromatico per avere un'idea dell'effetto ottenuto con i colori. Lo trascino e lo applico all'immagine. Brucia colore. Vedete come adesso i colori sono più intensi. Colore brucia intensifica i colori dei livelli sottostanti, così come abbiamo visto con il metodo moltiplica. Lo si può usare anche per colorare un'immagine in scala di grigio. Trascino il rettangolo sull'immagine in bianco e nero e vedete come ce la restituisce ben contrastata. Posso impostarne l'opacità, ad esempio questo era un livello impostato al 72%, ma posso aumentare o diminuire l'opacità e vedete come varia il contrasto. Ma posso applicare anche un colore, ad esempio duplico ancora il quadrato, vedete se io anziché il grigio assegno una tinta, ad esempio un rosso, e anche qui ne setto l'opacità, riesco a colorare un'immagine in bianco e nero. Bene, passiamo agli altri 2 metodi. Trascino ancora il rettangolo sull'immagine e cambio metodo di fusione in brucia lineare. Lo sposto anche sull'altra e cambio ancora metodo in colore più scuro. Bene, a questo punto duplico anche il quadrato, così possiamo avere una visione d'insieme. Lo sistemo sull'altra foto, assegno colore brucia e poi duplico e lo sposto su quello accanto con un metodo di fusione colore più scuro. Possiamo sicuramente rendere l'effetto più gradevole
abbassando l'opacità per armonizzare al meglio i colori, imposto tutti al 75%. Ebbene, adesso abbiamo una visione d'insieme. Vediamo che i primi due metodi, brucia e brucia lineare, sono molto simili fra di loro, mentre colore più scuro presenta alcune differenze. Brucia lineare è un metodo che in realtà è una combinazione di moltiplica e colore brucia. In pratica scurisce l'immagine diminuendone la luminosità. È simile a colore brucia, ma con un effetto più intenso e lineare. In pratica scurisce i colori del livello inferiore in modo più aggressivo, aumentando il contrasto. Produce un risultato più netto e marcato. Infatti brucia lineare crea i colori più scuri di tutti i metodi di fusione per scurire. Colore più scuro invece confronta i colori di base di fusione e mantiene quelli scuri e scarta quelli chiari, ma non combina i colori, si limita a scegliere il più scuro fra i due livelli. Prima di concludere questo video voglio farvi vedere una fra le tante applicazioni che trovano gli effetti di fusione per scurire. Ad esempio, riprendo il rettangolo, qui avevo dato l'effetto di fusione brucia, è un rettangolo grigio, e lo posiziono sulla foto. Vedete come brucia l'immagine e enfatizza il tramonto e dà un effetto particolare anche al cielo. Considerate che questa è una tinta unita, ma si potrebbe applicare una sfumatura o ad esempio si potrebbero usare pennelli. Schierendo la tonalità di grigio si riesce a cambiare completamente l'esposizione dell'immagine. Ad esempio su questa posso applicare ad esempio la sfumatura, applicare una sfumatura radiale e creare un effetto di vignettatura. La stessa sfumatura la trascino sull'altra foto e vediamo cosa succede con l'altro metodo di fusione, brucia lineare, e anche qui vedete che mi crea un senso di profondità, e questo invece è l'effetto con colore più scuro. Bene, per questo video ci fermiamo qui, torneremo ancora a parlare dei metodi di fusione nei prossimi tutorial, conosceremo i metodi per schiarire e tutti gli altri. Vi ho lasciato tante nuove nozioni da assimilare e sperimentare, e quindi se questo video vi è stato utile lasciate un like, un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!